Benvenuti Vivians in questo nuovo video di Pazza Epoca Moderna. Anche oggi parliamo di mestruazioni. Shhh! Oddio, cos'è? Passa la voce! Non puoi mica sbandierarle così. Ok, allora passiamo la voce e iniziamo a parlare delle mestruazioni segrete. Ma prima, sigla. In epoca moderna, come vi ho già accennato nei 2 video precedenti, le mestruazioni erano un tabù. Per gli uomini la donna mestruale era un enigma spaventoso. Di nascosto magari la trovavano attraente, ma ufficialmente il ciclo era qualcosa di disgustoso e animalesco. Perciò non se ne doveva parlare. Le donne dovevano mantenere le proprie mestruazioni il più segrete possibile. Bisogna tutelarli, questi uomini porelli. Vabbè, nascondere di avere il ciclo non era facile. Oltre alla gestione dei sintomi come nausea e dolori, bisognava far fronte alle perdite. E naturalmente ancora non esistevano tamponi, assorbenti e coppette. Le donne quindi come prima cosa tentavano di prevedere con precisione quando sarebbe arrivato il ciclo, così da potersi preparare. Ma ahimè, come sappiamo, il ciclo non è un orologio svizzero, viene quando gli pare. Quando il ciclo ti sorprende? Ah no, questa era la diarrea. Anche se si ha un flusso regolare, può variare di qualche giorno. E se ancora oggi macchiare i pantaloni può essere una cosa imbarazzante, a quei tempi era considerato assolutamente inaccettabile. Chi ha parlato stavolta? Sono il dottor James Drake, uno dei pochi medici del mio tempo che si interessa un minimo dei problemi femminili. D'altronde, a noi medici maschi bianchi etero, che ce frega di come funzionate voi donne e dei vostri piccoli problemi femminili? Ma cara, lei è fortunata, perché io sono un uomo sensibile e di larghe vedute e posso dirle che non esiste un metodo infallibile di previsione del ciclo mestruale e anche le donne più modeste e attente possono incappare in incidenti imbarazzanti. Modeste e attente? Naturalmente! Quelle che giustamente si preoccupano del proprio ciclo mestruale e cercano di prevenire un possibile inconveniente. E mamma mia, che sarà mai! Imbarazzante e disgustoso. Un'oscenità. L'igiene mestruale. Nel 1700 i medici e le ostetriche avevano già riconosciuto l'importanza dell'igiene mestruale, ma senza averlo spiegato a nessuno. Anche se quasi nessuno scriveva su questo argomento, si pretendeva che le ragazze conoscessero il ciclo e l'importanza dell'igiene durante lo stesso. Sempre mantenendone il riserbo, mi raccomando. Era qualcosa che andava bisbigliato alla propria amica del cuore. Ben detto, signorina. Ancora lei? Chi, scusi? Il dottor James Drake. Si sta confondendo. Io sono il medico scozzese William Buchan. È parente di James Drake? Perché vi assomigliate parecchio. Non conosco nessun James Drake, signorina. E ora, se vuole farmi la cortesia di tacere, così posso spiegare l'importanza dell'igiene mestruale. Come ho scritto nella mia Domestic Medicine, non esistono donne così disattente alle fuoriuscite come le inglesi. E soffrono di conseguenza, perché molte di loro sono ostruite, rivelandosi così sterili. La falsa modestia, la disattenzione e l'ignoranza di ciò che è benefico o dannoso durante il ciclo mestruale sono le fonti di molte malattie e disgrazie nella vita. Basterebbero poche lezioni sensate di una matrona per prevenirle. Non potreste istruirle anche voi medici? Magari far loro una consulenza, scrivere delle istruzioni apposite? Oh, neanche per sogno! Sono cose da donne e vanno risolte tra donne. E poi fa la predica. Ma anche l'arte e la letteratura si occupavano ben poco delle mestruazioni. Uno dei pochissimi riferimenti artistici del XVIII secolo all'igiene mestruale è il dipinto Igiene personale dove è sbocciata la rosa. Lo stesso titolo ha chiare connotazioni mestruali. Raffigura una donna con la gonna sollevata che si lava all'interno delle cosce come parte della sua toilette. La donna indossa un abito bianco che indica il suo stato non gravido e forse virginale.
che contrasta con il piedistallo rosso vivo su cui è a cavalcioni. Ai suoi piedi giace una rosa con i petali sparsi e, come vi ho già detto, il fiore era spesso usato come simbolo per le mestruazioni. Assorbenti? Magari! In mancanza dei moderni assorbenti, cosa utilizzavano le donne dell'epoca? Il modo più semplice e comune di assorbire il flusso mestruale era l'utilizzo di un pezzo di stoffa. Nonostante esistessero già delle forme di tamponi in epoca antica, nel Settecento non sembravano diffusi, probabilmente a causa dello stigma della penetrazione. Ah, ha detto penetrazione! Già. A metà del Settecento importare il cotone indiano era diventato più economico, così le classi medie possedevano abbastanza stracci mestruali per un ricambio frequente. E tu, Vivi, sai come si mette uno straccio mestruale? Per fortuna no, perché vivo nel 2022, ma se può servirti, cara voce fuori campo, puoi dare un'occhiata all'enciclopedia Dizionario delle arti e dei mestieri del 1776, dove c'è una breve descrizione sulla fabbricazione di tovaioli mestruali, chiamati chauffois. Parla del modo corretto di come fissare strisce di stoffa e fissarle intorno al corpo tramite un nastro. La cura mestruale. In epoca moderna, ma non solo, la donna era vista come una creatura casta e bellissima. Naturalmente la donna per bene, non di certo la prostituta, se non che durante il ciclo mestruale questo angelo nascondesse un oscuro segreto. Il tabù intorno al ciclo faceva sì che gli stracci mestruali diventassero spesso il simbolo della natura nascosta, diabolica o disgustosa della donna, la faccia buia della luna. Da qui nasce la cosiddetta cura mestruale che si trova nella letteratura e negli aneddoti del XVIII secolo. La cura mestruale consisteva nel mostrare i propri stracci mestruali ad un pretendente non gradito, per indurlo a desistere dal corteggiamento e farlo scappare disgustato a gambe levate. La donna mostrava gli stracci a dimostrazione che dietro la sua immagine idealizzata, anche lei, come tutti gli esseri umani, nascondesse una natura sporca e peccaminosa. Come fece Ipazia? Esattamente. Nel Biographium Femineum del 1766 viene riportato che anche la filosofa classica Ipazia fece ricorso in un'occasione alla cura mestruale. In risposta a un corteggiatore insistente, gli gettò addosso i suoi stracci mestruali, dicendogli con disgusto: «Questo è ciò che ami, giovane sciocco, e non tutto ciò che è bello». Ipazia fa crollare intenzionalmente l'immagine idealizzata che il suo giovane corteggiatore si era fatto di lei e lo disprezza per la sua idiozia nell'idealizzarla, considerando le bellezze fisiche insignificanti rispetto alla bellezza delle virtù interiori. Il ciclo di Maria Antonietta. Un triste aneddoto legato alle mestruazioni ci arriva dal diario della serva di Maria Antonietta e da diverse altre fonti. Durante la prigionia, prima della sua esecuzione, Maria Antonietta aveva dei cicli mestruali molto abbondanti, che le sporcarono i pochi capi di abbigliamento che le era permesso avere. Le guardie carcerarie si rifiutavano di darle degli stracci mestruali, nel tentativo di umiliarla e farla vergognare. Così Maria Antonietta si rivolse alla sua serva Rosalie. Di nascosto, Rosalie metteva delle strisce di stoffa sotto il cuscino della regina, tagliandole dalle proprie camicie. Maria Antonietta mise da parte un vestito pulito da indossare alla sua morte, in modo da presentarsi in maniera decorosa alla folla. Un affare pubblico. In epoca moderna, lavare e asciugare la biancheria era un affare pressoché pubblico, sia a corte che tra i ceti inferiori. Il bucato veniva steso all'aperto ad asciugare, c'era chi assumeva una lavandaia a pagamento, e a corte la biancheria veniva lavata e stesa tutta insieme nello stesso luogo. Quindi farsi gli affari delle cortigiane, della regina e delle donne in generale era semplice. Insomma, non era difficile sapere chi era incinta e chi no. Alla faccia della privacy. Pericolo menopausa. In epoca moderna si sapeva che una volta finite le mestruazioni cessava anche il periodo fertile della donna, ma c'erano poche speculazioni sul come accadesse e perché. Le poche fonti mediche che menzionano questo periodo della vita mostrano preoccupazione per le donne in menopausa. Un qualsiasi arresto delle mestruazioni era pericoloso, menopausa compresa. Lo consideravano un momento in cui la donna era particolarmente minacciata dalla malattia verde. Cos'è la malattia verde?
Lo spiego in questo video. Io l'ho già visto, un video illuminante. Ah, dottor Bakken è tornato! Ma certo, signorina, come fareste senza di me? Sono qui per spiegare la pericolosità della menopausa e come mantenersi in salute quando essa avviene. Prego. Vede, l'interruzione di una consueta evacuazione, per quanto possa essere piccola, è sufficiente a distruggere l'intera struttura e spesso, ahimè, a distruggere la vita stessa. Quindi accade che così tante donne in questo periodo della propria vita cadano in disordini cronici o muoiano. Quelle di loro che però sopravvivono spesso diventano più sane e resistenti di quanto non fossero mai state e godono di forza e vigore fino a un'età molto avanzata. Ok, quindi cosa suggerisce alle donne per non schiattare? Le donne in menopausa dovrebbero diminuire un po' la loro quantità abituale di cibo, specialmente il più nutriente come carne, uova, eccetera, e assumere 1 o 2 volte alla settimana un po' di rabarbaro o infuso di Hiera Picra nel vino o nell'acquavite. Ci conti! Grazie dottore per il suo prezioso contributo. Torniamo a noi. Se la pericolosità della menopausa vi è sembrata una credenza bizzarra, aspettate il prossimo argomento: mestruazioni vicarie e mestruazioni maschili. Come vi ho già accennato nei video precedenti, il sanguinamento dell'imene dopo la deflorazione era considerato un esempio di mestruazione, ma questo non è l'unico caso in cui un sanguinamento casuale veniva attribuito a un ciclo mestruale. Si pensava che le mestruazioni potessero verificarsi in altre aree del corpo, soprattutto per le ragazze che soffrivano di malattia verde. La concezione medica delle mestruazioni includeva anche il sanguinamento postpartum e le emorragie in generale. Ad esempio, molti medici consideravano il sangue dal naso una forma di mestruazione. Quindi, Vivi, se le mestruazioni non necessariamente provengono dall'utero, vuol dire che anche agli uomini possono venire? Ebbene sì! All'epoca pensavano che anche gli uomini potessero essere soggetti al ciclo mestruale, anche se lo consideravano abbastanza raro. Le mestruazioni rimanevano un tratto prevalentemente femminile, ma credevano che alcuni uomini non espellessero le scorie attraverso la minzione o la sudorazione, ma che anch'essi potessero espellerle tramite sanguinamento una volta al mese attraverso il canale urinario. Per chi non sapesse di che scorie sto parlando, vi invito a guardare il pezzo della teoria umorale di questo video qua sopra. Sembra che gli uomini soggetti a ciclo mestruale non venissero discriminati o considerati effeminati, anzi erano considerati fortunati, perché avere il ciclo mestruale era salutare. La pulizia periodica del sangue avrebbe fornito loro l'immunità dalla maggior parte dei disturbi. Come per le donne, anche per gli uomini era importante che il ciclo mestruale non venisse interrotto. Si pensava che in tal caso l'uomo si sarebbe ammalato e sarebbe potuto morire. Durante la loro vita questi uomini erano fertili, ma con il sopraggiungere della menopausa incorrevano negli stessi pericoli delle donne. È sorprendente che ci fossero tanti scritti sulle mestruazioni maschili, quasi quanti ce n'erano sulle mestruazioni femminili. Ecco, adesso non possiamo più lamentarci che la natura abbia penalizzato solo noi donne con le mestruazioni. Cari Vivians, con questo video abbiamo terminato il nostro fantastico viaggio nelle credenze intorno al ciclo mestruale in epoca moderna. Fatemi sapere in un commento cosa vi ha sconvolto più di tutto. Seguitemi su Instagram per parlarne nelle storie o sotto ai post che dedicherò di volta in volta ai video che usciranno. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao!